Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video tutorial. Il vostro monopattino non frena più, magari ha un problema nell'impianto frenante, come nel caso mio ho un monopattino con dei freni idraulici. Oggi vi faccio vedere come fare lo spurgo dei freni idraulici. Se avete un monopattino elettrico e ha dei freni idraulici, lo spurgo andrebbe fatto ogni 12 mesi circa, altrimenti 18. Questo monopattino monta dei freni della marca Nut, che è poco conosciuta, ma per fortuna sono più o meno come quelli di Shimano. Shimano utilizza un olio minerale che ha il vantaggio di essere idrofobico, che a differenza di quello idroscopico, come quello utilizzato da SRAM, assorbe meno umidità ed è più stabile nel tempo. Per fare questo tipo di operazione io mi sono procurato un kit universale che funziona quasi con tutti i tipi di freni. E qui potete trovare una boccetta per l'olio, un bicchiere, una siringa e poi i vari elementi per vari tipi di freni, tubicino eccetera. Poi avremo bisogno di un olio minerale, poi in descrizione troverete tutti i dettagli. Mi raccomando, l'olio usate un olio minerale Shimano, che è il migliore c'è. Poi un set di brugole Torx, che ci serve a noi la TX10, e poi un set di brugole per smontare la pinza. Poi nel kit, per chi non vuole sporcarsi le manine, ci sono anche dei guanti in lattice. Poi infine avremo bisogno anche di un pezzo di carta per andare a pulire la pinza freno. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina, così rimanete aggiornati sempre sui nuovi video. E magari se vi piace questo video mettete anche un bel like. E ora sigla! Ben vedete, qua abbiamo questo nanrobot di 6 Plus. Prima di iniziare l'operazione dovete mettere il monopattino in questa posizione, la parte anteriore più sollevata rispetto a quella posteriore. Quando andremo a fare lo spurgo, così facendo riusciremo ad eliminare tutta l'aria presente dentro il tubo. Ok, per primo smontiamo la pinza. Con una pinzetta dobbiamo togliere le pastiglie, togliere questa leva che tiene fisse le pastiglie. Una volta fatto ciò prendiamo il nostro kit e nel kit sono presenti questi spessori che sono due misure diverse. In questo caso avremo bisogno di questo spessore e più stretto e lo andremo a posizionare al posto delle pastiglie. Ovviamente se non vi entra dovete spingere il pistone verso l'interno usando una brugola qualsiasi, e se non avete questo spessore qua potete usare tranquillamente una brugola del 10 che ci sta perfettamente. Io invece vado a mettere questo spessore e addirittura anche l'attacco per mettere questa spilletta qui. Poi dopodiché andiamo a fissare la nostra pinza, la legate con una fascetta o qualsiasi cosa in modo che sta in questa posizione. Nel caso mio dovrebbe stare in questa posizione. Ora la vado a fissare perché la vite da dove vado a fare il carico dell'olio si trova proprio in questa posizione qua, che dopo la vado a svitare. Intanto io sfrutto questo buco che si trova nel parafango e la vado a fissare così. Poi dopodiché andiamo a prendere la nostra siringa e un tubicino e poi i raccordi adatti per la vostra pinza. Ora magari sulla vostra è diverso, ma non vi preoccupate perché nel kit ci sono varie misure. Quindi vado a posizionare il tubicino, prendo la boccetta dell'olio e ora andiamo a caricare il nostro olio. Abbiamo riempito la siringa d'olio, però se notate bene c'è un po' d'aria. Dobbiamo fare uscire tutta l'aria presente all'interno della siringa. Fatto ciò, ora vado a togliere questa vite qua e mi raccomando, in questa vite qua all'interno è presente una guarnizione, è quella che fa tenuta. Mi raccomando, non la perderete. Ok, ora che si è smontato la vite andiamo subito a usare questo tubicino qua con questo raccordo giallo in plastica che abbia anche una guarnizione. Lo andiamo a avvitare. Poi dopodiché andiamo a posizionare la nostra boccetta per raccogliere tutto l'olio sporco. Poi magari per mettere un pochino tutto in ordine andiamo a mettere anche questo spessore qua per poter posizionare perfettamente la boccetta. E voilà. Dopodiché andiamo a svitare questa vite e poi mettiamo subito la siringa. Ok, messa la siringa, ora piano piano andiamo a mettere l'olio. Nel frattempo, una volta messo l'olio, come ben vedete è arrivato, stanno uscendo anche delle bolle d'aria. Mentre fate questa operazione, come ben vedete sono già quasi a metà della siringa, ogni tanto date delle botte al tubo per aiutare l'aria a uscire tutta fuori.
Ok, qui sono quasi a fine siringa e voilà, aria non ce n'è più. Allora, l'aria non ce n'è più, il tubo come ben vedete è pieno d'olio, quindi andiamo subito a togliere il tubo e mettere il nostro tappo. Mettiamo la vite per tappare il tutto. Ok, poi andiamo a pulire. Ok, dopodiché andiamo subito a svitare questo tubo qui della siringa e andiamo subito a mettere il tappo. Tanto l'olio non esce tanto perché abbiamo già chiuso il tappo sopra per non farli prendere aria. Ok, fatto ciò andiamo subito a montare le nostre pastiglie e l'operazione dovrebbe essere quasi finita. Ok, fatto ciò andiamo a montare subito le pastiglie e mi raccomando di piegare questa linguetta per bloccare il tutto. Per sistemare il posizionamento corretto della pinza dovete tenere premuto la pinza freno in questa maniera e poi dopodiché andiamo a stringere tutto. E voilà ragazzi, il disco non tocca. Funziona tutto perfettamente. Ora vi faccio vedere il freno com'è. Vedete? Cioè praticamente ora è perfetto. Che prima la leva freno, questa qui, arrivava proprio a toccare sulla manopola. Un'altra cosa ragazzi, lo vedete questa vite qui, che è una vite a brugola. Se la andate a regolare o l'avvitate o la stringete, andate a regolare la corsa della leva. In questo caso se io la vado a allentare parecchio aumenta la corsa della leva e ora arriva quasi a toccare. Invece se la vado a stringere praticamente appena la toccate frena subito. Io sinceramente la preferisco più così, quindi potete andare a regolarla a vostro piacimento. Insomma ragazzi, come avete visto questa operazione è davvero semplice, dovete avere solo un po' di pazienza e seguire questo tutorial passo passo, vedrai che ce l'avrete anche voi. Lo so che tanti di voi hanno il terrore di fare questa operazione, soprattutto i ragazzi della nostra community su Telegram, la maggior parte di loro ho visto che hanno proprio il terrore di toccare i freni idraulici. Ora spero che per voi non è più un problema, davvero semplice ragazzi, provateci anche voi, non ci vuole tanto, è più semplice di quanto pensaste. Spero che vi sia piaciuto questo video e spero che vi sia utile. Poi mi raccomando, qui sotto in descrizione troverete tutti i nostri collegamenti, sia Telegram, Instagram, Facebook e tutto, quindi potete andare in descrizione del video e unirvi a noi. Poi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, perché l'altro giorno guardavo l'andamento del canale e ho scoperto che l'80% o di più delle visualizzazioni fatte da persone non iscritte al canale. Non vi costa davvero niente, basta un click. Qua sotto in basso a destra c'è il pulsante iscriviti in rosso, non ci perderete davvero niente, un secondo, così facendo date anche un piccolo supporto al canale. Ve lo chiedo perché noi davvero facciamo tutto ciò per passione, come ben sapete, ormai lo sapete tutti, sia io che Alfredo facciamo ben altro di lavoro e tutto ciò lo facciamo solo per passione di monopattini che di video, quindi mi sembra una cosa minima da fare da parte vostra. Ok raga, questo è tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi, alla prossima!